Oh, che te lo mangiare? Oggi ragazzi, altro che te lo mangiare, oggi facciamo il piatto estivo per eccellenza, almeno a Roma e dintorni, o almeno della mia famiglia ragazzi, perché questo piatto che oggi vi presento si porta al mare, si mangia a pranzo, si mangia a cena, si mangia per merenda, si avanza, perché è tutto, è un antipasta, in primo, in secondo e pure in dolce, perché ragazzi, pomodori casalino, si fa con i pomodori casalino, se li troviamo perché non è facile trovarli, vabbè, bando alle ciance, pomodori con riso. Buoni, quanto sono buoni. E il pomodoro perfetto per farli è proprio questo qua, pomodoro casalino, che è un pomodoro delicato, succoso, dolce, profumato. Noi ci abbiamo fatto anche la pasta all'arrabbiata una volta, ti ricordi? Era settembre, eccezionale. E c'ha un profumo fantastico, lo vediamo quando è bello maturo perché c'ha questa cosetta marrone qua sotto che è la posa, abbiamo il picciolo bello secco, quindi sappiamo che è ricco di zuccheri e di polpa, questo lo sento proprio che è pieno di succo. Vediamo gli ingredienti, iniziamo che già mi sono emozionato. Allora, passata di pomodoro buona, perché stiamo a fare un piatto buono, deve essere tutto buono. Pomodori casalino, olio extravergine d'oliva, stiamo usando giacco, pepe, riso parboiled ragazzi, fatelo con questo da temeretta, basilico fresco, aglio, una patata, sale, basta, ci serve nient'altro, pochi ingredienti fatti bene per una riuscita assicurata. Iniziamo. Prima cosa di tutte si prendono proprio i pomodori e all'ultimo, proprio prima di iniziarli a cucinare, gli diamo una sciacquata, non li lavate prima che si rovinano. Perfetto. A questo punto coltellino seghettato, mi raccomando, perché sono delicati, e andiamo a tagliare il cappello del pomodoro con delicatezza, raga. Ecco qua. E il cappello, ragazzi, lo teniamo da parte. Il picciolo dentro lo andiamo a tagliare. Ragazzi, mi raccomando, la parola chiave per questo piatto è delicatezza, eh? Vedi? Guarda quanto sono belli, cioè parlano bistecchine. Guarda quanto sono succosi dentro, guarda qua. Pomodoro casalino ragazzi costicchia leggermente di più dei pomodori normali che troviamo di solito, dei cuor di bue, però raga sono eccezionali non solo per il pomodoro e il riso, ripeto, per un sugo fantastico, ok? Così. Però se non trovate i pomodori casalino, visto che non è facile trovarli sempre, potete usare i classici pomodori, quelli grandi, tondi. Per me è proprio un rito fare questa ricetta, mi piace proprio, è rilassante, mi sa proprio di estate, cioè quando vedo sta roba mi sa proprio di estate. Dopodiché che cosa facciamo? Prendiamo un cucchiaio, prendiamo la nostra ciotola e iniziamo a scavare i pomodori, guardate, e scaviamo tutta la polpa, ecco qua. Delicatezza ragazzi, così cerchiamo di non romperli, ok, vedete, così. Ci possiamo pure aiutare prima col coltello, ecco, vedi, guarda, bellissimo, perfetto. A questo punto abbiamo tutta la polpa del pomodorino bello qua e già così te può fare una bruschetta eccezionale. Andiamo ad aggiungere 2 cucchiai di passata per ogni pomodoro, belli pieni, più 2 cucchiai più 2. Deve essere bella sugosa sta ricetta, ok? Il nemico di questa ricetta è la seccaggine, ma l'ho detto, la secchezza. La cosa più grave che può succedere per questa ricetta è che ci viene secca, quindi deve essere tutto bello sugoso, meglio aggiungere piuttosto che deficere, meglio abbondare che deficere, ok. Olio extravergine d'oliva, goccetto subito e un goccetto dopo, pepe, sale. Allora, in teoria la polpa del pomodoro andrebbe passata col passaverdure, come si faceva una volta. Qua il passaverdure non ce l'abbiamo perché siamo un po' moderni, quindi frullatore va benissimo lo stesso. Top, perfetto. Non ci dobbiamo preoccupare che viene tutto troppo liscio, ricordiamoci che come ho detto si faceva col passaverdure e quindi se ci rimane qualche pezzetto di pomodoro dentro è perfetto. A questo punto andiamo a mettere tanto olio, questo l'ho messo perché era una bella emulsione, ma adesso ce ne va l'altro e raga, sta ricetta è piena d'olio, vi dico la verità, per farla buona usate un olio buono e mettetecene tanto, fatela una volta ogni tanto, ma fatela fatta bene, come Dio comanda. Basilico fresco, bello buono, mamma mia, il basilico ragazzi, poi soprattutto quando lo prendi dal fruttivendolo,
dal fruttarolo, c'è un altro profumo, spezzettato con le mani, rigorosamente con le mani, ragazzi. Poi qua c'è chi ci mette il prezzemolo, c'è chi ci mette la menta, a me invece piace solo il basilico, e un pochino d'aglio, quindi prendo uno spicchietto d'aglio e me lo vado a fare a fettine piccole piccole piccole. Ok, e dopo che ho fatto a fettine, così, vedete? Potete anche metterlo intero, lasciar marinare un po' e poi toglierlo, potete anche tritarlo. A me piace così, un po' a pezzettini, che un po' te capita quando è cotto. E già il profumo è eccezionale, ragazzi. Pomodoro, basilico e aglio con l'olio, cioè, ma che vuoi di più? Ok? Altro pizzichetto di pepe, altro pizzichetto di sale e mettiamo un goccino d'acqua, poco a poco. Così, guarda. Basta. Giriamo bene. Già è bello, vedete, raga? Già è tutto bello qua. Ok. Mi ricordo mia nonna quando ero piccolo, che stavamo a casa al mare, eravamo tanti, preparava tutto questo bel tavolo di legno che avevamo, pieno di pomodori scavati, e si metteva a fare i pomodori con riso per 20-30 persone. E io l'aiutavo perché mi piaceva proprio. E mi ricordo proprio questo profumo che inebriava anche la casa, anche se stavamo fuori si sentiva già da dentro, perché pomodoro fresco comprato dal contadino, il basilico, è bellissimo. Adesso 2 cucchiai di riso per ogni pomodoro. Uno, qua noi ce ne abbiamo 4. 2, 3, 4, più ne mettiamo un altro po' perché andrà a contorno, perché a me mi piacciono i pomodori con riso intorno, perché secondo me è più buono il riso intorno che quello che sta dentro i pomodori. Perfetto. E giriamo, ragazzi. Oh, guarda qua, mamma mia. E io questo da piccolo me lo mangiavo crudo, è fantastico. Siamo già pronti per mettere tutto in teglia. Allora, cazzo l'ho messo, eccole. Teglietta, guardate come si fa, un po' di pomodoro già sul fondo che ci fa aderire bene, quindi un po' così. Poi pomodori, 1, 2, 3, 4, mamma mia. Riempiamo, non troppo perché se gonfia il riso, ragazzi, non li facciamo strabordare perché il riso gonfia. Perfetto. Quello che avanza me lo dovete mettere intorno, ok? Guarda quanto sono belli. Te sta a venire fame già? Mamma mia. Non parli per niente oggi? Perché sono cantato, poi c'è un profumo. Te so di... Vedete? Eccoli qua. Guardate quanto sono belli. Immersi nel sugo e nel pomodoro. E col coperchio poi mi andate a coprire. Ok? A ognuno il suo. Ricordatevi quale avete torto, Anzi, vedi, questo stava qua. E questo stava qua. Vabbè, ragazzi, non ne volete più? Mamma mia. Trovatevi una donna che sa fare i pomodori con riso, perché allora, poi li ho fatti varie volte i pomodori con riso e ho sempre detto la stessa cosa. Cioè, Carlo Cracco direbbe non si mischiano due amidi, ma mia nonna sì. Quindi patata, perché ci vuole. Pensate che questa patata assorbirà tutto il sughetto dei pomodori. Bella patata ruspante, presa oggi al mercato. Senti come ruspa? Ti ho detto, senti come ruspa sta patata. E ce la andiamo a fare a cubetti. Vi faccio vedere la dimensione, perché ricordiamoci che comunque devono andare in forno e devono cuocere nella stessa tempistica dei pomodori. Quindi la misura perfetta è questa. Poi andiamo così a sparpagliarle. Una volta lavoravo per questa pagina di cucina, non faccio nomi, e la direttrice di questa pagina mi aveva chiesto di inserire la mozzarella all'interno dei pomodori e chiamarli pomodori alla pizza, non mi ricordo, tipo pizza di pomodori con riso. E io mi sono quasi licenziato. Ma italiana? Italiana. Mamma mia. Altro goccino d'olio, perché raga, non sappiamo fare manca a niente qua. E io direi che già così è una poesia, già così è proprio
Che può essere questo? Questo è un... È Caronte che trasporta le anime all'inferno. Perché no? Secondo perché me è tutto rosso. questa è una giornata con la tua bisnonna che ha usato il teletrasporto e è ritornata giovane al mare. Oppure sei tu che ti teletrasporti a 70 anni fa a casa al mare con tua nonna che è ancora una pischella. Applausi. Adesso ragazzi potremmo già infornare, ok? Così vai 180 gradi una quarantina di minuti, 40-50 minuti e sei a posto. Ma se questa robetta qua la fate marinare una mezz'oretta che fa così e poi infornate allo stesso, con lo stessi tempi, insomma, è uno spettacolo. Quindi io direi che siccome oggi siamo tranquilli, vogliamo godere appieno questa ricetta, noi aspettiamo una mezz'oretta e poi li inforniamo. 1 hour later. Eccoli. Eccoli! Li ho fatti anche leggermente freddare perché non vanno mangiati proprio bollenti questi, eh? Ma Che belli! Lo spettacolo. Che belli! Sai qual è la parte più buona di questi pomodori? Qual è? Non è né il riso dentro al pomodoro né il riso questo qua. È l'esterno questo qua che sta attaccato alla teglia che è sbruciacchiato, questo qua. Questo qua. Questo bello croccantino. mamma Mia. vamos. Allora, come mi piace a me, un po' di riso e un po' di pomodoro. Ecco, questa è la porzione. Con due patatine. Lo spettacolo. Che bello, mamma mia. La poesia. La poesia. La poesia, il riso è rimasto bello umido, non si è spappato, perché poi non abbiamo parlato del riso, ma ho utilizzato il parboiled perché rimane bello sgranato, non si viene alla pappetta. Non usate il carnaroli ragazzi, mi raccomando. Comunque questo va finito con un altro goccetto d'olio sopra, come se quello che ci avevamo messo non basta. Così. Assaggiamo. Mamma mia raga. Mamma mia. Mamma mia. Questi mi potrei mangiare tutti i giorni. Dovete farli ragazzi, eh. Sono troppo devastanti. Buonissimi. Iscriviti al canale, metti mi piace, commenta, condividi e poi fammi sapere cosa vuoi vedere nella prossima ricetta.